Fratta Polesine è un centro di antichissima origine che tra il XVI e il XVIII secolo conosce un importante sviluppo urbanistico, con la costruzione di numerose ville del patriziato veneto, in alcuni casi su progetto di architetti famosi come Andrea Palladio per Villa Badoer. Per un caso fortuito, a differenza di molte altre località del Veneto, queste testimonianze qui a Fratta sono rimaste quasi tutte. Tra le molte troviamo Villa Labia e il suo parco romantico. La Villa Labia si trova nella centrale via Roma, lungo il canale Scortico, un tempo navigabile. Venne edificata dove forse sorgeva la residenza dei procuratori di San Marco che gestivano la bonifica della Frattesina. La tenuta della Frattesina fu venduta nel 1664 per 180.000 ducati ai Labia, per sopperire alle spese militari di Venezia in guerra contro i turchi. I Labia erano una famiglia di commercianti di tessuti di origine catalana, insediatisi a Venezia agli inizi del XVI secolo. Costruirono la villa nella prima metà del XVIII secolo sul posto del precedente edificio. Nel 1775 apparteneva ad Angelo Maria Labia, mentre nel catasto austriaco del 1841 risultava proprietario il nobile Giovanni Battista Labia. In tale periodo il terreno circostante l'edificio era censito come orto ed un altro mappale individuava un piccolo stagno. Nel 1942 la villa fu ceduta da un erede Labia al comune di Fratta Polesine. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne sede di un comando tedesco militare di occupazione e per questo motivo il 24 aprile 1945 subì un bombardamento da parte degli alleati inglesi statunitensi. Pesantemente danneggiata, negli anni successivi venne ricostruita mantenendo la configurazione precedente, soprattutto nella facciata frontestrada, con lo stemma del casato sul frontone. Il corpo dell'edificio è preceduto da una recinzione con inferriate e cancelli in ferro battuto. Il settecentesco oratorio di San Liberato, con accesso principale su via Roma e secondario dal parco della villa, invece è rimasto integro e consacrato. Ora restaurato, viene utilizzato per le commemorazioni dei defunti in guerra. Negli anni 50 del secolo scorso il comune di Fratta la adibì a scuola media, intitolata ad Andrea Palladio. La residenza di Labia disponeva di un parco piantumato circondato da mura, esteso circa 15.000 metri quadri. È un parco romantico costruito nella seconda metà del XIX secolo, forse progettato dall'architetto Osvaldo Paoletti, allievo dello Iapelli. Ora è caratterizzato da piante di alto fusto ormai centenarie, come la prima grande magnolia che si incontra sul viale di accesso. Più avanti, attorno al laghetto, in precedenza stagno, alimentato dallo stratico con canale sotterraneo, si notano altri grandi alberi caratteristici delle zone palustri. Oltre il laghetto, sotto una collinetta alberata, si trova una prima ghiacciaia. Poi, in prossimità della casa dell'oratorio, sotto un'altra piccola collinetta, una seconda ghiacciaia.